Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a vedere un nuovo un orologio meccanico automatico appartenente alla fascia di prezzo più economica. Vedremo perché ha senso acquistarlo e vedremo perché potrebbe non aver senso acquistarlo e pensare ad un orologio di fascia superiore. L'orologio è arrivato in questa busta di plastica trasparente senza scatola. È un orologio di marca ZCC di produzione cinese. Un orologio, abbiamo detto, automatico. Un orologio che ha una sua eleganza. Soprattutto per il quadrante bianco e per il bracciale di tipo Jubilee. L'orologio è completamente color acciaio, silver. Ho già tolto tutte le protezioni perché l'ho indossato qualche giorno. Ovviamente arriva con le protezioni, una plastica di protezione sia della fibbia di chiusura, questa qua, che del bracciale che è protetto. Sono diversi modelli di questo marchio e questo mi è piaciuto subito sia per il quadrante bianco, molto elegante, sia per questa lavorazione lucida che ha sia nella lunetta, che non è zigrinata, vedete la lunetta non è zigrinata ma è liscia. C'era anche in versione zigrinata, ma volevo provare questo tipo di lunetta liscia che gli dà un tocco un po' più di sportività, un elegante sportivo. E una lavorazione lucida anche della Carrure, molto bella. Andiamo a vedere la Carrure qua dalla parte della corona di carica. Molto bella, lucida, con la corona anch'essa lucida, senza logo. Il logo è riportato solamente nel quadrante. Il quadrante è un quadrante molto pulito, indica il marchio ZCC, indica che si tratta di un orologio meccanico automatico. Questi indici a bastone molto semplici, applicati. Vedete che bel effetto che donano al quadrante, questo effetto di brillantezza. Una data, abbiamo una finestrella datario a ore 3, la classica finestrella con una lente di ciclope di ingrandimento. Allora, questo orologio, abbiamo detto, appartiene alla fascia d'ingresso dell'orologeria meccanica. Stiamo parlando di un orologio acquistato per un prezzo di 25 euro, cosa che fa un po' pensare, perché a 25 euro abbiamo un orologio meccanico automatico completamente in acciaio, braccialato, che fa la sua figura. Ecco, vediamolo al polso. Ho già regolato il bracciale, il mio polso da 18. Eccolo qua. Guardate al polso che figura, bella figura che fa. Si porta molto bene. Andiamo a esaminarlo nei dettagli. Abbiamo detto il quadrante, abbiamo visto il quadrante, abbiamo visto la lunetta liscia, con questi riflessi molto piatti che gli danno veramente un tocco di sportività, ma allo stesso tempo di eleganza. La corona si può
estrarre su due posizioni, le classiche due posizioni. La prima posizione non è una corona a vite naturalmente, la prima posizione è quella per regolare la regolazione rapida del datario, in senso antiorario, ecco, vedete, posso regolare il datario rapidamente, e la seconda posizione per regolare l'ora, ecco qua. Questo orologio non ha un movimento dotato di hacking, quindi quando io regolo l'ora, vedete, la lancetta dei secondi continua a scorrere. Non ha quindi il blocco dei secondi mentre noi lo regoliamo. Adesso andiamo a vedere il passaggio della mezzanotte, vediamo il datario. Ecco qua, lo scatto del datario comunque avviene in prossimità della mezzanotte, tutto sommato bene. Primo aspetto che denota l'economicità dell'orologio sta nella funzione, adesso mettiamo un orario a caso, così un orario standard, le 10:10, che è l'orario di solito con cui vengono presentati gli orologi. Allora, ecco, abbiamo detto, dove si sente, dov'è il primo aspetto che riflette l'economicità dell'orologio? È nella funzione di carica. Abbiamo detto questo orologio meccanico, automatico, ha però anche la carica manuale. Quindi se io vado a dare la carica manuale, la sensazione non è delle più piacevoli. È una sensazione di un po' di durezza nell'azionamento, ma più che altro non ho la sensazione di star dandola, non c'è quel fruscio che è molto piacevole quando si dà la carica all'orologio. Tanto sta, questo è il primo aspetto che forse diciamo è un pochino sottotono. Ecco. La carica manuale non ha una piacevolezza sia nella rotazione, che è un po' contrastata, sia non c'è quel fruscio che fa capire che stiamo dando carica all'orologio. Questo è il primo aspetto che diciamo denota un po' l'economicità dell'oggetto, ecco. Quindi abbiamo detto, la cassa comunque tutto sommato è di una esteticamente piacevolezza, molto bella, molto molto bella. Andiamo a vedere il fondello. Il fondello presenta un'apertura oblò per poter vedere il movimento. Il movimento è un movimento, vedete qua c'è una pellicolina che adesso vado a togliere, sono le solite pellicoline di protezione. Andiamo, eccola qua, la andiamo a togliere, indica ovviamente il Made in China, ecco qua, così vediamo meglio l'oblò. Ecco, nell'oblò si può vedere il movimento, il bilanciere che è in funzione, il contrappeso, tutto sommato un bello oblò che fa piacere. Vediamo che il contrappeso è un pochino restio a muoversi, non è rapidissimo, però via, dai, non si può chiedere di più, ecco. E ha questa zigrinatura tutta intorno, vedete? Il vetro è un vetro naturalmente minerale, un vetro che sporge leggermente dalla lunetta, un effetto piacevole. E andiamo adesso a vedere il bracciale. Il bracciale, abbiamo detto, è un bracciale Jubilee, quindi molto morbido, eccolo qua, morbido. Però c'è un però. Andiamo a vedere le maglie. Le maglie, vedete, sono fatte di metallo ripiegato, non sono piene. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che
quando lo andiamo a toccare noteremo che ha una sua non è morbido, ecco, è un po' ruvido e anche a vedersi non è molto bello. Allora andiamo, vi ricordate il video precedente? Abbiamo provato l'Aikin, vi ho fatto vedere l'Aikin, questo modello qua, ok? Questo modello qua, che era nella fascia intorno ai 40 euro, se volete andate a vedere il video precedente, aveva lo stesso bracciale, sempre di tipo Jubilee, ovviamente qua c'è una colorazione acciaio e oro, ma il bracciale è lo stesso, però guardate la differenza. Questo che lavorazione aveva? Maglie dal pieno, quindi non fatte di lamierino ripiegato, molto molto belle, lucide, quindi lavorate lucide come la Carrur, quindi fa un effetto veramente molto molto bello. E per la regolazione, ecco, vi faccio vedere la differenza. Qui ci sono dei forellini, quindi qua per togliere le maglie bisogna usare questo attrezzo qua, ok? Cioè si spinge in quei forellini, l'abbiamo visto, ci sono dei video in cui vi mostro come si fa, e si tolgono le maglie spingendo i pernetti da quei forellini, cioè da questi forellini qua. Uno, vedete questi forellini, togliendo le spinette potete togliere una, due, tre maglie, come in base alla regolazione che volete fare. Questo è molto morbido, se voi toccate questo bracciale ha una morbidezza incredibile, non taglia, non dà una sensazione di mancata rifinitura. Questo invece ha un bracciale che suona, lo toccate sembra ruvido, sembra che ci siano come dei lati taglienti, ovviamente non taglia, però e esteticamente, guardate, non ha niente a che vedere con l'altro. Non c'è questo passaggio, diciamo, di lucidità dalla cassa al bracciale, ma il bracciale si vede, è grezzo, invece la cassa è una Carrur veramente bella, lucida, eccola qua. Quindi questo bracciale è il secondo aspetto sottotono, il secondo aspetto economico di questo orologio. Allora, le problematiche che può dare questo bracciale, come ho detto, a parte l'aspetto, a parte il fatto che ha questo tocco un po' di, come possiamo dire, di tagliente, al polso però, eccolo qua, al polso tutto sommato si porta abbastanza bene, ecco. Però certo, se noi andiamo a toccare l'orologio nel bracciale, così sentiamo sempre questo lato un po' ruvido e tagliente, vabbè, però non pregiudica la portabilità dell'orologio. C'è un'altra problematica, abbiamo visto come si regola il bracciale dell'Aikin, quindi con questo attrezzo qua, che spinge la spinetta e la fa fuoriuscire, si tolgono le maglie. Per regolare questo tipo di bracciali invece, vedete, non ci sono dei fori, ok? Se voi andate a vedere sia in un lato che nell'altro, non ci sono dei fori. Quindi non si può utilizzare questo attrezzo con questa punta che spinge nel foro, ma si devono regolare in un'altra maniera. Adesso vi faccio vedere come. Vedete? Il bracciale ha una freccia che indica nelle maglie che si possono, ve lo faccio vedere, eccole qua, vedete queste freccine? Vi indica nelle maglie che si possono rimuovere da dove deve fuoriuscire il fermo, ma non va spinta, qua non ci sono fori, vedete, quindi qui non si deve spingere da questo lato. Se fate attenzione, oltre alla freccia, vi faccio vedere ecco, con la matita forse riesco a indicarvelo meglio. Allora, ecco qua, allora vedete qua c'è la freccina che indica la direzione.
quindi da sinistra verso destra, anche quest'altra maglia da sinistra verso destra. Quindi il fermo dovrà fuoriuscire di qua. Qua nel lato destro, vedete, ci sono come degli... c'è un incavo in cui poter spingere con una punta e spingere verso l'esterno per far fuoriuscire il perno. Io di solito uso un cacciavite a croce molto sottile, vi faccio vedere questo qua, vedete, questo è un cacciavite a croce molto sottile. Lo appoggio nel foro e spingo verso l'esterno. Ecco qua. Quando avrò spinto verso l'esterno, io ho già tolto un paio di maglie per regolare il bracciale, quando io avrò spinto verso l'esterno facendo pressione in questo foro, ecco che uscirà il fermo, che è un fermo di tipo metallico, quindi non è una spinetta, ma è un fermo di tipo metallico. Ecco qua un'altra maglia dove il fermo è ancora più uscito, vi faccio vedere. Ecco qua com'è. Questo è il fermo, se riusciamo a vederlo un po' più da vicino, eccolo qua. Quindi questo fermo noi, quando andremo a rimettere la maglia, lo dovremmo inserire qua e poi far scorrere verso l'interno. Ecco qua, esattamente come abbiamo visto come era messo prima. Quindi regolare questo tipo di bracciali, ci vuole un po' di manualità, cioè bisogna togliere magari una maglia di qua, una maglia di qua, come ho fatto io, sempre in maniera simmetrica, vedete? Ho tolto una maglia di qua e una maglia di qua e ho regolato il bracciale, però ecco, la modalità di regolazione è differente, quindi è una modalità molto più, come posso dire, molto più grezza anche questo tipo di regolazione. Con la spinetta invece con l'attrezzo si fa subito, usando questo attrezzo si spinge, esce la spinetta, che è un pochino più, bisogna aiutarsi una volta che è uscita, cioè che sta in questa posizione qua, bisogna con una pinza prendere la spinetta e estrarla per farla fuoriuscire. Ecco qua. Allora, il bracciale quindi abbiamo detto è il secondo limite di questo orologio e ha comunque una regolazione fine, eccola qua, vedete? E quindi abbiamo 5 punti di regolazione. Quindi da questo punto di vista direi che questa chiusura permette una regolazione abbastanza ampia. Questa è la più esterna, una seconda regolazione dove è posizionato adesso il bracciale e altre 3 regolazioni. Quindi si può agire anche su, non è proprio una regolazione fine, qui possiamo intervenire abbastanza ampiamente, quindi magari prima di iniziare a togliere le maglie del bracciale, vedete se forse regolando semplicemente con questo tipo la regolazione della fibbia qua di chiusura si riuscite magari ad adattarlo in maniera molto più semplice, vi basta premere con un fermaglio, esce la spinetta e basta adattarla nei fori sempre in maniera simmetrica, nei fori o più vicini all'altro lato per accorciarlo oppure più esterni per allungarlo. Ecco. Quindi magari prima agite su questo tipo di regolazione visto che è molto ampia. In altri casi, come nell'orologio Like che abbiamo visto l'altra volta, la regolazione qui invece era molto limitata. Ecco, vedete, siccome aveva una fibbia pulsante, qui si poteva agire solo su 2 livelli di regolazione ed era una regolazione molto fine. Quindi da un punto di vista questa fibbia è migliore perché permette, anche se io tendo a non regolarlo mai troppo internamente, non mi piace, lo tengo sempre nei fori più esterni per rendere il bracciale meno chiuso qua dentro e un pochino più morbido, quindi ecco. Allora, questo orologio l'ho provato a livello di tenuta dell'ora, mi sembra abbastanza buono, tiene bene il tempo
e non ha grossi scarti giornalieri, non è che perde 1 o 2 minuti al giorno, si parla di secondi, 10-15 secondi, forse 20 al giorno, ma tutto sommato accettabile. Io devo dire, allora, può un orologio di 25 euro, acquistato a 25 euro, può un orologio avere un senso? Il senso di un orologio del genere, secondo me, ce l'ha. È un orologio che io posso portare al polso, avere una bella sensazione al polso, dire è un bello orologio, fa la sua figura, dà piacere portarlo. Un orologio senza alcun tipo di problemi, quindi lo posso anche perdere, lo posso trattare male. Male che vada, ne compro un altro, 25 euro. Però permette di avvicinare molte persone che sono magari ai primi approcci con l'orologeria meccanica, avvicinarli e dire: ma mi fai provare ad acquistare un orologio meccanico che non li ho mai avuti o non ho mai portato l'orologio, magari sono un giovane, sono un ragazzo che ho sempre visto l'ora sul cellulare, dice: ma mi fai avvicinare a questa passione? Vedo che tante persone hanno questo piacere di portare un orologio al polso. Mi fai provare? Ma male che vada, lo metto in un cassetto, non lo prendo più. Avrò buttato via 25 euro, ma stiamo parlando di 25 euro. Ok? Allora, se noi togliamo diciamo, le due sensazioni di vera economicità che a malapena raggiungono la sufficienza, che sono la sensazione di durezza e non piacevolezza nel ricaricare, e questo bracciale veramente basico, ma dall'aspetto molto bello e piacevole, perché veramente ha un aspetto molto molto piacevole. Quindi non si nota questo, cioè bisogna andare, quando è al polso non si nota adesso che le maglie sono di tipo di lamirino avvolto, in realtà dà una bella sensazione estetica. Ecco, mi voglio avvicinare a questo mondo, voglio dire, ma sono attratto da avere un oggetto meccanico che rappresenta comunque la storia dell'orologeria, perché comunque abbiamo sempre un meccanismo che è lo stesso meccanismo concettualmente e meccanicamente che troviamo in tutti gli orologi, quindi il bilanciere e la funzionalità di carica automatica. Quindi magari mi avvicino a questo mondo, lo provo, lo regolo, dico ma come lo devo regolare? Allora guardate i miei video in cui spiego come va azionato per regolarlo, quindi che bisogna sempre cercare la mezzanotte, che non bisogna mai agire sul datario nelle fasce di orario serali e notturne. Tutte queste cose che ho detto nei precedenti video, queste cose uno magari dice, va, mi fai vedere, guarda, così si regola, non c'è l'hacking, comunque lo posso regolarlo a primo scatto, quindi il datario, primo scatto, abbiamo detto, primo scatto, ecco, regolo il datario rapidamente. Questa operazione mai farla in orari serali e notturni, mi raccomando. Ecco qua, vedete? Do la carica, lo porto al polso, si ricarica in maniera automatica. Dico, ma che sensazioni mi dà? Quindi il senso di questo orologio può essere questo, dire voglio fare un primo acquisto. Già la fascia di prezzo superiore, questa qua, una fascia di prezzo che siamo sui 40 euro, 35-40 euro in base alle offerte, qui siamo già a un livello superiore, abbiamo una piacevolezza nel dare la carica. Sentite il fruscio? Non oppone tanta resistenza come questo, ma è molto fluido nel dare la carica. Abbiamo questo bracciale molto bello, molto morbido, molto rifinito, quindi non abbiamo quella sensazione di ruvidezza, di
taglievolezza e quindi dici magari voglio partire con una fascia di prezzo superiore, ma siamo già sui 40 euro, quasi il doppio. Quindi vedete voi, cioè è una questione di scelte personali. L'orologeria cinese permette a chiunque di accedere a questo mondo e di poter iniziare a capirlo e ad appassionarsi. Io allora vi faccio vedere infine questo confronto tra i due modelli. Questo è un modello a sinistra, acciaio, colore acciaio e oro, con la ghiera zigrinata. La ghiera zigrinata, che potete vedere, fa degli effetti di luce molto belli quando siete all'interno di un locale, all'interno di casa con delle luci artificiali. Vedete che begli effetti di luce che dà la ghiera zigrinata, ma lo rende molto molto elegante. Questo qua invece, lo ZCC, l'ho scelto apposta con la ghiera liscia, proprio per far vedere la differenza, sempre molto bella, luminosa, però un pochino più sportivo, quindi meno, e ovviamente tutto acciaio, tutto colore acciaio. Quindi abbiamo detto eleganza e sportività, un mix delle due cose. Abbiamo molto elegante questo modello dell'Aikin, un'eleganza più sportiva in questo modello delle ZCC. Ho voluto, ecco, anche farvi vedere questa differenza tra diciamo tipologie. Ecco, questo modello, come vi ho detto, si trova in tantissime declinazioni, quindi lo trovate anche con la lunetta zigrinata, eccetera. Basta che cercate, sempre agli stessi prezzi. E io quindi direi, ha un senso come primo orologio, ha un senso come orologio da tutti i giorni, ha un senso per avvicinarsi al mondo dell'orologeria, iniziando a capire certi concetti, certe differenze, certe caratteristiche che poi magari quando comprerete un orologio successivo, un modello più di una fascia di prezzo superiore, direte: ah, vedete, ho comprato un modello di fascia superiore, ma lo sento che è un modello di fascia superiore perché rispetto al mio ZCC, che è stato il primo orologio, lo vedo, è più rifinito, però questo è un orologio che comunque ha un senso, ha una sua piacevolezza, una sua estetica molto molto, secondo me, molto molto piacevole. Quindi per questo video è tutto. Vi chiedo se vi è piaciuto di lasciare un like, di iscrivervi al canale, che per me è un aiuto molto importante per farmi crescere. Sono agli inizi, quindi se lasciare un'iscrizione al canale non vi costa nulla, ma a me dà veramente la forza per continuare, per fare altri video. E vi saluto, vi rimando al prossimo video. Un ciao da Chris.